Julian Assange è libero, una storia difficile e lunga che ci racconta molto della libertà di stampa e della nostra società. In 5 minuti proviamo a capire cosa è successo e quali sono le implicazioni. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Julian Assange nel 2006 fonda Wikileaks, il portale che ha come obiettivo la pubblicazione di storie rivoluzionarie sulla corruzione di governi e gli abusi dei diritti umani. La divulgazione dei documenti coperti da censura e segreti è la modalità, chiedendo ai potenti di rispondere delle loro azioni. Il sito è diventato rapidamente famoso grazie a una serie di scoop su documenti riservati che hanno messo in luce operazioni militari e diplomatiche degli Stati Uniti e non solo. Tra le rivoluzioni più importanti, nel 2007 c'è il video che mostra l'attacco di un elicottero Apache a Baghdad, che ha causato la morte di 12 persone, tra cui 2 giornalisti, ma anche manuali di Guantanamo, i cables del governo americano e molto altro. Episodi che hanno catalizzato l'attenzione pubblica su Wikileaks e Assange, ma hanno anche attirato l'ira del governo americano. Assange è diventato un simbolo di trasparenza e libertà per alcuni, un pericoloso criminale per anni. Le vicende legali sono iniziate nel 2010, quando è stato arrestato a Londra su richiesta della Svezia, che lo accusava di reati sessuali. In attesa dell'estradizione, Assange si è rifugiato nella ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove ha passato 7 anni. In questo periodo le accuse della Svezia sono state ritirate, ma Assange è rimasto comunque nel mirino dei governi occidentali. Gli Stati Uniti lo hanno accusato di cospirazione per ottenere e divulgare informazioni riservate in collaborazione con Chelsea Manning, l'analista dell'intelligence militare. Questi eventi hanno diviso l'opinione pubblica mondiale e sollevato una serie di problemi sulla libertà di stampa e il diritto dell'informazione, perché il caso di Assange solleva davvero importanti questioni sulla libertà di stampa. I sostenitori di Assange lo vedono come un paladino della trasparenza che ha agito in nome dell'interesse pubblico. I suoi detrattori, dall'altra parte, lo accusano di aver messo a rischio vite umane e la sicurezza nazionale. Il fatto che Assange sia stato accusato di violare la legge di spionaggio, come se fosse un agente governativo e non un giornalista, ha poi sollevato una serie di preoccupazioni tra i difensori della libertà di stampa. Le dichiarazioni di Ginsberg al Committee to Protect Journalism sono importanti perché l'eventuale estradizione e processo negli Stati Uniti avrebbe avuto gravi implicazioni non solo per i giornalisti americani, ma per i giornalisti di tutto il mondo che cercano di pubblicare informazioni di interesse pubblico. Dietro il rilascio di Assange, tutto questo non sarebbe stato possibile senza la cosiddetta diplomazia silenziosa, cioè l'Australia ha giocato un ruolo cruciale, chiedendo ufficialmente agli Stati Uniti di ritirare le accuse. Il governo Biden, sotto pressione internazionale, anche di tutti gli attivisti che ne hanno parlato in tutto il mondo, ha accettato un patteggiamento che ha visto Assange che si dichiara colpevole ma solo di un'accusa minore. Questo accordo rappresenta una sorta di compromesso. Gli Stati Uniti hanno ottenuto un'ammissione di colpevolezza, ma Assange è stato liberato e può tornare in Australia, un risultato che evidenzia l'importanza sia delle relazioni diplomatiche sia dell'attivismo di tutto il mondo. Ora che Julian Assange è libero, il suo caso ci insegna una serie di importanti lezioni e questioni ancora però aperte. Quali sono i limiti della libertà di stampa, soprattutto quando l'attenzione è rivolta ai governi che hanno poteri abbastanza pesanti anche sulle libertà personali delle persone, e come possiamo bilanciare il diritto all'informazione con la sicurezza nazionale. E soprattutto, la domanda che rimane aperta è quale sarà il futuro di Wikileaks e di altri siti simili. Perché la vicenda di Assange ci ricorda che la lotta per la trasparenza e la democrazia non è conclusa, ma forse è solo ed esclusivamente all'inizio. E voi? Cosa ne pensate? Questi 5 minuti sono finiti. Nella schermata finale trovate i canali WhatsApp e Telegram, fate subscribe a YouTube, ma soprattutto raccontatemi di quale altro argomento vorreste vedere nei prossimi 5 minuti. Grazie mille per avermi ascoltato, prendo fiato un secondo e state parati.